Italy's Finance Minister Giovanni Tria has the nearly impossible job of financing the expensive plans of his populist political leaders without breaking European rules and, crucially, while convincing markets that Italy is indeed a safe bet. A stagnant economy isn't helping. I'm in Rome to meet with Mr. Tria and ask him about what exactly will support economic growth in his views, whether the deficit and debt ratios can substantially be reduced, and about a new, large and highly controversial investor, China. Ministro Tria, ultimamente il Ministero ha revisionato le previsioni di crescita economica per l'Italia abbassandole dall'1% allo 0,1%. Altri analisti fuori dall'Italia, in particolare, hanno delle previsioni ancora più pessimiste, con una lieve recessione per quest'anno e una crescita addirittura nei casi peggiori pari a zero per il prossimo decennio. Ma io non vedo queste previsioni così pessimistiche per l'Italia in particolare. Siamo di fronte a un rallentamento dell'economia che non riguarda solo l'Italia, ma c'è stato un rallentamento congiunturale, speriamo che sia congiunturale anche in Europa, in particolare in Germania e in alcuni altri paesi in misura minore. Le nostre correzioni di crescita sono della stessa misura delle correzioni di crescita apportate da altri organismi internazionali. Per il 2019 la crescita stimata dal nostro Ministero è uguale più o meno alla crescita stimata dal Fondo Monetario Internazionale, così per i prossimi anni. Il problema è come l'Italia riuscirà a riprendersi, e la risposta è che in parte dipenderà dalla ripresa più generale dell'economia anche europea, poiché ci sono delle previsioni meno pessimistiche attualmente. Io credo che anche le previsioni di crescita che noi abbiamo dato per il 2019 allo 0,2 possano essere considerate delle previsioni di tipo prudenziale. Bisogna vedere anche quale sarà il risultato della Germania. L'Italia ha un manufatturiero che è molto collegato al manufatturiero tedesco, e quindi l'Italia tra l'altro è un paese esportatore, ha un surplus della bilancia commerciale, quindi dipende anche da come andrà il commercio internazionale. Questo sul piano congiunturale. D'altra parte lo stesso Fondo Monetario per l'anno prossimo prevede un gap di crescita dell'Italia rispetto all'Eurozona che è la metà di quello che c'è stato negli ultimi 10 anni. Quindi non mi sembra che anche sul piano internazionale si guardi così negativamente all'Italia. I dati del primo trimestre di quest'anno dimostrano che l'Italia è uscita da quella fase che è stata chiamata recessione tecnica, che in realtà era una stagnazione, e ovviamente una crescita dello 0,2 siamo ancora in parte in stagnazione, perché noi vogliamo una crescita molto più elevata, però si dimostra che è un'economia solida, che ha difficoltà di crescita e che sta attraversando un periodo, una congiuntura internazionale di cui noi subiamo abbastanza l'impatto, perché è un paese appunto fortemente legato alle esportazioni. Nel primo trimestre siamo cresciuti dello 0,2 rispetto al trimestre precedente, non è una crescita così forte, ma certamente non riflette il pessimismo che si era diffuso. Ricordo che appunto negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto un gap di crescita rispetto all'Eurozona costante dell'1%, di un punto percentuale, e le previsioni dicono che si riduce. Naturalmente nell'ambito di una congiuntura negativa e sfavorevole generale, noi pensiamo evidentemente di avere una crescita maggiore, non ci interessa solo il gap di crescita, ma avere più forte. Certo, ed è vero che l'Italia appunto è uscita da questa recessione tecnica grazie anche a un risultato più forte delle esportazioni. Una delle critiche che viene spesso mossa quasi universalmente verso l'Italia è il basso valore della produttività.
Cosa ne pensa a livello macroeconomico? Probabilmente questo è corretto, a livello microeconomico, quindi a livello di impresa individuale rimane corretto, e cosa può essere fatto per migliorarlo a livello del Paese? Sì, diciamo il problema della produttività è il problema centrale che abbiamo in Italia, è un problema strutturale, e da questo dipende anche questo divario di crescita. In realtà bisogna guardare oltre il dato macroeconomico. Il dato macroeconomico riflette evidentemente la composizione della nostra attività produttiva, settori che strutturalmente hanno una produttività per addetto minore e settori che hanno una produttività per addetto maggiore. C'è stato un grande cambiamento in Italia, siamo usciti da settori a più alta produttività, ma adesso stiamo rientrando. Si tratta di vedere un poco questi aspetti. A livello microeconomico, questo è importante per gli investitori, in realtà le imprese italiane sono molto competitive, sono molto produttive, nel senso che se prendiamo delle imprese di tipo omogenee con altre imprese simili per dimensione e anche per settore produttivo in altri paesi, le imprese italiane ci hanno riconosciuto che hanno un'alta produttività. Diciamo, imprese che fanno in Italia, fanno parte di multinazionali, io so che quelle collocate in Italia sono considerate a un alto livello di produttività. Quindi bisogna aumentare gli investimenti privati, questo è uno dei problemi.